buongiorno, le stavo venendo incontro, come sta? Eravamo un po' preoccupati che non riuscisse ad arrivare, sa, con gli aerei oggigiorno, anche se avevamo già telefonato all'aeroporto. Ah, io sono Clara, si ricorda, le ho telefonato diverse volte, forse l'ho anche un po' disturbata, ma siccome tengo particolarmente a questo ciclo, che tra l'altro sta venendo molto molto bene, pensi che settimana scorsa abbiamo avuto un film che secondo me tra l'altro è molto molto inferiore al suo e ha avuto un ascolto di quasi 8 milioni di telespettatori, mi sembra eccellente da talora. Senta, abbiamo ancora 2 minuti prima di andare in studio, quindi se non le dispiace le farei firmare la liberatoria. Per favore, fai firmare la liberatoria a Nichetti. Come lei sa, si tratta di una formalità pura e semplice. Al giorno d'oggi ormai siamo peggio dei ministeri, bisogna sempre far firmare qualcosa, ma abbiamo questi moduli prestampati, voglio dire, li facciamo firmare a tutti, attori, registi, ma lei sicuramente lo sa meglio di me. Ecco, le stavo dicendo appunto che questo ciclo sta andando particolarmente bene. No, però, Nichetti, per favore, Nichetti da questa parte. Ecco, a questo punto però lo studio è pronto, i nostri 2 minuti sono scaduti, quindi se non le dispiace accelerare proprio un pochino il passo, ecco, perché così non passiamo dal trucco e abbiamo... Senta, facciamo prima L'Armée des Ombres di Melville o The Manchurian Candidate di Frankenheimer? Ah, veramente, dottore, adesso c'è Nichetti. Come Nichetti? Nichetti? Nichetti. Senti, scusa, io dovrei fare dopo le presentazioni di Melville e di Frankenheimer con questi bambini di Nichetti con la bicicletta lì? Sì, ma non ti preoccupare, poi faccio dei primi piani, stringo. Tanto le fotografie non si vedono neanche, non c'è problema. Piuttosto, Nichetti è arrivato? Sì, è scesa Clara a prenderlo. Vabbè, pronti? Studio 3, pronti. Studio 3, tutti pronti, tra 2 minuti andiamo in onda. Studio 3, tutti tecnici in studio. Studio 3, tutti tecnici in studio. Allora, mi raccomando, stringiamo la presentazione. Abbiamo 3 minuti, poi mando l'amplificazione. Non preoccupate. Studio 3, tutti in studio, tra 2 minuti in diretta. Studio 3, tutti in studio, pronti. Dobbiamo sapere le cose. Su Melville è tutta una vita che studio. Su Frankenheimer ero preparatissimo. Su Nichetti cosa vuole che facciamo? Improvviseremo, no? Allora, vai indietro con la 2. La 3 un attimo più a sinistra. No, la 1 non la uso, non mi serve. Allora, pronti, mandiamo le barre? Via la 1, non la voglio vedere, non la voglio proprio vedere la 1. Cosa ha fatto? La 2 sul primo piano. Certo che lei nella vita è come Quante nei volte devo film, ripeterlo? Vada, stia tranquillo, non si preoccupi. Si sieda, le mando poi io la E sarta. la 3 mi fa un totale da sinistra, vai, a posto? Pronti? Pronti, andiamo in onda. Fuori dal campo, per favore. No, è dalle 5 che lo sto aspettando. Anch'io ho il diritto di lavorare. Lasciateci fare il nostro lavoro. Quando la signora ha finito con la lacca, possiamo cominciare, no? Scusa Nichetti, qua siamo sempre gli ultimi a essere informati. Com'è l'esatto titolo italiano del film? Ladri di saponette. Ladri Sì, di grazie, saponette. grazie. Silenzio! Silenzio! Anche Masdorf ha ottenuto... No. E allora io... Che è importante riprendere la via del... Qua del rubinetto fino Tre preziose. Anna, ma quante volte me le fai ripetere le cose? Sai che devi andare a letto. Poi smettila con quel telecomando che tra qualche minuto inizia Capitol. Almeno questa settimana me lo fate vedere, sì o no? Piccino, no, non ce lo fanno mai vedere, Capitol. Guerra. Sono le più recenti novità. più visti della settimana. Non potrai più dire che Odello mangia... Anna, ma come te lo devo dire? Ma vatti a mettere il pigiama, poi smettila con il telecomando, per piacere. Dopo questa breve idea del ciclo, dallo Sono brava, ma lo vedi che a quest'ora non ci sono i cartoni animati in televisione? Vai a letto. subito al film di questa sera, che è Ladri di saponette di Maurizio Nichetti. Il titolo potrebbe fare pensare ad una parodia, non so quanto accettabile, di un momento essenziale della storia del neorealismo italiano. In realtà si tratta di qualche cosa di più importante. Il titolo non deve trarre in inganno. Ladri di saponette non è una parodia, ma un atto di amore verso il cinema italiano, in particolare verso il cinema neorealistico. In realtà, quello che è accaduto qui è che Nichetti, come capita spesso a molti autori comici, è fatalmente sfociato nel drammatico. Non ci deve quindi stupire che il cinema di Nichetti sia attualmente pieno di echi, di citazioni, di rimandi, di rinvii ad un passato glorioso e sia consapevolmente contemporaneo. Basterà qui citare la scena chiave del film. Antonio Piermattei, il protagonista, colpito in un incidente stradale, rimane paralitico. La moglie, trascinata da questa tragedia, è costretta alla prostituzione.
E tutto questo sfocia nell'arrivo finale dei bambini, dei figli, all'orfanatrofio. Direi che l'arrivo dei bambini all'orfanatrofio... Visto che dobbiamo vederci questo film, almeno si può abbassare l'audio, sì o no? Io non capisco, Massimo, che gusto ci trovi se ti raccontano prima tutta la trama. Non solo quella sequenza, ma Sì, lo so cosa vuoi dire. Naturalmente, io un film posso anche rivederlo 4-5 volte alla televisione, certo, ma perché me lo dimentico, eh? Ma se uno mi racconta la trama un momento prima, senti, io abbasso, eh? Tanto oramai, guarda, ho già capito tutto. La vera domanda che scaturisce da questo film è questa. Perché Nichetti ha riscoperto il drammatico? Nichetti ci risponderà con le immagini, come ogni vero autore che sa che solo attraverso le immagini un creatore di cinema può spiegare il passato e interpretare il presente. Bene, Ampex partito, 5 meno male, la minuti di prima pausa, parte. grazie. Venga, signorina. Complimenti, Nichetti, è andato benissimo. Caluso Nicola, Piermattei, Antonio Piermattei. Antonio, ti chiamano. Sono Piermattei. Mi spiace, sei il primo dei non assunti. Anche stamattina? Io cosa posso farci? A me danno i nomi da leggere, che non è colpa mia se non c'è lavoro. No, è colpa nostra. Siamo stufi! Tu che fai? Che faccio? Vado a casa. Ho sentito che al cantiere Balani cercano gente. I gesti! Dai, per l'ultima volta, guardate me adesso. Facciamo la scena. Maramà perché sei morto, Annelic non ti mancava, l'insalata era nell'orto di una casa bevi tu. Le vicine innamorate hanno pure delle fusa, ma la porta è sempre chiusa e tu non rispondi più. Maramà, quando inviti in coro, Maramà,
Scusi, maestro, ma questo starnuto lei me lo può fare sempre a tempo? Vai, vieni, è da fieno. Allora non me lo faccia mai più! Marama perché sei moio, alla vita non ti mancava, l'insalata era nell'orto, e una casa avevi tu. Senta, non ci sarebbe del lavoro, neanche per pochi giorni. Ma... Ehi, senta! Senta! Ma dov'è la bicicletta? C'era la mamma. Noi andiamo a piedi oggi. Con la radio d'occasione fanno a gara tutti e tre per sentire ogni canzone e cantarla poi da sé. Il palazzo di Rimpetto sembra un vero varietà, c'è un simpatico terzetto, mamma, figlio di papà. La famiglia canterina, dalla sera alla mattina, zitta zitta piano piano, fai suonare il violescano. L'orchestra di Angelini, i orecchi spalancati per Alberto Ravagliati, mamma vuole la melodia ma la figlia invece vuole il maestro Petralia quando fa un accordo in do. Il papà si mette in lizza, come sembra Pippo Battista, sbaglia tempo ma chi è fa, tanto Pippo non lo sa, mamma vuole la melodia ma la figlia invece vuole il maestro Petralia quando fa un accordo in do. La famiglia canterina, dalla sera alla mattina, zitta zitta piano piano, panzettina friolescano, chi vuol sempre Boccaccini, chi l'orchestra di Angelini, Cristo orecchi spalancati per Alberto Ravagliati. La famiglia canterina, prima pensa alla cucina, con la radio varietà, l'appetito se ne va. Ciao Bruno. Dai, aiuta mamma, dai, porta la spesa, tieni. Ecco Ma questa qua. è l'ora di arrivare, eh? Ero dimenticato una cosa, perciò ho fatto tardi. Olli, Bruno, dai. Cos'hai comprato da mangiare? Quello che ho potuto, Antonio. Bruno, cerca le chiavi a mamma. Ma che hai fatto? La frittata? Che io 2 uova avevo comprato. Mo. Ma erano già rotte. Sali, tu e le uova rotte, dai. Bravo Bruno, apri la porta, dai. Bruno, per piacere, lava il cavolo a mamma, vedi come sto inguaiata, dai. Dai, Bruno, lascia stare la bicicletta, vai in cucina. Sti campanelli non li puoi fare dopo mangiato.
c'è, Antonio? Sei stanco? Sono stanco di mangiare cavoli. Allora, se sei stanco di mangiare cavoli, vattene in trattoria, perché qua non si può scegliere. Lo so che non si può scegliere. Ma sto cavolo me lo vuoi far trovare pronto in tavola, magari cucinato, eh? Io sto in giro tutto il giorno a cercare lavoro, poi torno a casa la sera e trovo tutto in disordine. Non è possibile passare le giornate in questa maniera, perché lei vuole andare a fare il teatro, vuol cantare. Io ho una moglie che vuol fare l'artista. Ma Maria, vuoi mettere la testa a posto o no? Lo sai che con le canzonette non si mangia? Perché qua si mangia con quello che guadagni tu, eh? Sentiamo, quanto ti hanno dato oggi, eh? E ieri? E avantieri? E mesi passato, quanto ti hanno dato, eh? Quant'è che non porti a casa la giornata, Antonio? Io tutte le mattine alle 6 vado al cantiere. Se non c'è lavoro non è colpa mia. Se eri più furbi, il lavoro lo tenevi come appenati. Ma quello ha fatto la borsa nera. È un delinquente, ha fatto la borsa nera. Spero non si mangia i cavoli. Sta zitto davanti ai bambini. Davanti ai bambini non dire queste cose. Se no mi arrabbio. Sai che cosa sei tu? Di te sei un bello ballabiot, come dite voi al nord. Piantala Maria, piantala, se no mi arrabbio. Arrabbiati, fatti conoscere da tutti quanti. E non sbattere la porta. Io la sbatto quando mi pare. Bruno! Buonasera, Don Italo! Ciao! Stavate mangiando? No, devono ancora cuocere i cavoli. Allora alza il fuoco perché alle 9 abbiamo la funzione, te lo ricordi, no? Sì, mi ricordo. Guarda che ti aspetto, eh! Ciao! Ciao. Ti sei lavato le mani? Va a lavarti le mani, dai, muoviti. E non te la finire tutta la saponetta, Giovanò? Quello quando si lava se la mangia la saponetta. È sempre meglio di sti cavoli. Sei spiritoso. Bagno schiuma, enigma. Enigma è tanta schiuma per te, accarezza la tua pelle. Francesco, non mi fa ripetere le cose 10.000 volte, ma vai a letto, guarda Anna che sta già dormendo. Sempre con quelle costruzioni, una mania la tua. Ho fatto splash, No. ho fatto splash. Ancora questa pubblicità dello splash. Ma Massimo, quanti anni è che esiste? 8 tutti, sì, perché non eravamo ancora sposati, vivevo con l'Angela e la Luisa. Anzi, voglio telefonarle uno di questi giorni. Oh Massimo, ma sai che è da ieri che non lo sento? Piccino, adesso sto qua seduto un po' davanti alla televisione, che di solito scalcia subito. E tu sai fare splash? Ehi, i pantaloni del regista. E lui dov'è? In mutande là fuori. Ma bisognerà recuperargli qualcosa. Devo avere dei vestiti in sartoria. Vai. Vado. Robetta. Sì, Allora, vogliamo abbassare l'audio dei monitor in studio? Pronti? Vai con Melville. L'Armée des Ombres, che in italiano si chiama L'Armata degli Eroi, è un film del 1969. Melville lo diresse 4 anni prima di morire. Non si preoccupi, la nostra sarta fa miracoli. Prima che sia finito il film, riavrai i suoi vestiti come nuovi. Mi scusi, io il film avrei voluto vederlo, sa, per controllare. Vabbè, ma tanto adesso c'è la pubblicità. Appunto, è quella che voglio controllare. Tuttavia, anche in una copia più corta di quella originale si riscopre il grande italiano come reinventore di schemi narrativi americani applicati alla Francia e come riscopritore di schemi. Ah, sì, grazie. Rio Ventura, Paul Meurice, Simone Signoret sono al centro del film un grande esempio di come si possa riandare alla storia del proprio paese senza retorica, ma con il coraggio delle proprie passioni. Questo è Jean-Pierre Melville e questo è un grande... Ah, ma guardi, non sta neanche male così, sa? Senta, se ci spicciamo, riusciamo a vedere ancora un pezzettino del film. Venga con me. Mi segua, Salve. Andiamo in studio, mi segua. Attento ai cavi.
Ehi, ma qui c'è ancora la pubblicità. Ah, sì, sì, ma finisce subito. Dirà il tuo popolo, bella signora, che pien di giubilo oggi ti onora. Anch'io festevole, ora ai tuoi piedi. Baciami piccina sulla bocca, bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità, taratara. Ma la tua mamma cosa sta facendo? E il papà perché piange? E fai rifugio al peccatore. Via bu, dimmi tu cosa sono queste sillabe d'amore. O Santa Vergine, prega per me. O Santa Vergine, prega per me. Baciami piccina sulla bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità, taratara. Dai Bruno, cambiati. Lo sai che il papà ti aspetta, no? Senti Bruno, nella tua famiglia c'è qualcosa che non va? Il papà e la mamma vanno d'accordo? Allora, guardami bene negli occhi. Che cosa dice l'ottavo comandamento? Non dire falsa. Lo sai che dire le bugie è peccato, eh? Ah, ecco. Allora, dimmi la verità. Il papà e la mamma vanno d'accordo? E perché litigano? Perché la mamma vuole che il papà faccia la borsa nera. La borsa nera? Ma se la guerra è finita? Tonito, lo posso andare? Tu passa lo straccio al pavimento che prima non hai lavato bene. Glielo dico io al tuo papà che tardi, eh? Capito? Antonio, scendi di lì. Ah, buonasera, Don Italo. Bruno è ancora dentro? Vieni, figliolo. Ti devo parlare. Ma Bruno non si sente bene, si è fatto male. Cosa ha fatto? Antonio, io so tutto. Tutto cosa? Quello che stai facendo è una vergogna. Per la tua famiglia e anche per la parrocchia. Per la parrocchia? Non sto facendo niente. Non stai facendo, ma cerchi di fare. Ah, sì, cerco. Anche Maria mi dice sempre, cerca. Lascia stare Maria. Non ascoltarla. Come non ascoltarla? Un bravo padre di famiglia. Cerca un buon posto, hai capito? Sì, ma a cercare non si guadagna nulla. Antonio, una onesta povertà è meglio che arricchirsi col demonio. No, Don Italo, neanche il diavolo mi ha offerto qualcosa di questi tempi. Ma dai, non scherzare. Senti, Antonio, se io ti aiuto a trovare un lavoro, tu mi prometti una cosa? Qualsiasi cosa. Allora, facciamo un patto. Io ti trovo un posto e tu la pianti lì con la borsa nera. E subito, capito? Con la borsa nera?
dipingilo bene sto legno, che sta bicicletta domani mattina mi serve con la canna. Perché domani Antonio Piermattei monta in bicicletta e va al lavoro. Al lavoro? Antonio, scusa, ma stai scherzando? Domani mattina, sveglia alle 6, camicia pulita e si va in fabbrica. Antonio, è uno scherzo. No, Maria, non ho mai scherzato su queste cose. E dove vai a lavorare? Alla Lux. Alla fabbrica del vetro. Pensa, Maria, avremo 11.000 lire al mese. 11.000 lire al mese, Antonio! Alla Lux. Maria. Alla Lux. Sei bella, Maria. Tu sei bella. No, tu sei più bella, Maria. Sei più bella. Guarda, io questa camicia te la devo stirare fina fina, perché Antonio Piermattei non si può presentare al lavoro tutto arrubugliato. E poi fammi anche una frittata. Domani voglio un pacchetto con pane e frittata. Perché alla Lux ci danno anche mezz'ora per mangiare. Grazie. Maria, sai che dobbiamo ringraziare, Dobbiamo ringraziare Donita. È lui che mi ha raccomandato per la fabbrica. Pensa, Maria, 10 giorni di ferie pagate, tutte le domeniche libere e c'è anche la cassa malattia per tutta la famiglia. Maria, adesso ci possiamo ammalare tutti. Antonio, scusa una cosa, ma se tu vai a lavorare alla Lux, allora può darsi pure che ci possiamo permettere un lampadario, come quello che ho visto una volta al cinematografo. Senti quanto era bello. Teneva 8 lampadine e attorno tutti i fiori e le foglie di vetro. Ma un vetro così scintillante che quello pareva perla. E poi, quando si accendeva, si illuminavano tutti i muri. Antonio, io me lo sono sempre sognato un lampadario così. Pure quando stavo giù a rifugio durante i bombardamenti. Io tanto pensavo che la guerra finiva presto e che poi ci avrei avuto una bella casa con una stanza grande e al centro questo lampadario del cinematografo. Quei lampadari lì, alla Lux, li fanno di sicuro. Maria, ti prometto che... L'aperitivo a base di carciofo. Contro il logorio della vita moderna. Gli hanno interrotto la frase a metà. No, guardi che si sbaglia. Aveva finito di dire la battuta. Ma come è finito? Lo saprò io che l'ho scritta, no? Vogliamo fare un po' di silenzio? Jean-Pierre Melville ricevette una volta l'invito a dirigere un film che si chiamava Weekend a Sweet Coat, che poi venne in effetti diretto da River Ney. Se lei è sicuro di quello che dice, tutte le durante la ragioni. disfatta Certo francese del 40. È ora di affrontare in maniera più seria il problema delle interruzioni pubblicitarie durante i film. E bisogna avere più rispetto per il lavoro altrui. Un po' di rispetto per il lavoro altrui. Questo l'ho già detto io, Mi scusi, ma questo l'ho già detto io. Che andiamo dall'ottimizzatore, su. È Big Big. Sì, anche noi stiamo guardando la pubblicità di Big Big. Dai, mamma, non mi dire che ti piace questa canzoncina, ma sei una cretinata. Sì, vabbè, la musichetta sarà anche orecchiabile, carina. Poi guarda, Francesco ne mangia di continuo, per cui proprio non le posso più vedere, mi escono dagli occhi, sì. La pancia c'è, cresce, cosa vuoi che ti dica? No, veramente il piccino è da ieri che non lo sento. No, non sono preoccupata, mamma. No, così, sì, lo so che tu non mi hai sentito per 15 giorni. Mamma, non esagerare, non sono preoccupata. Ah, guarda, l'ho sentito proprio in questo momento. Ma che combinazione, vero? Sì, ecco, vedi. Beh, sì, d'accordo, si stai tranquilla, ok? Ciao, mamona, ciao. Ma dal mese che viene ti compro tutto quello che vuoi. Niente. Dai, mangia un po' le patate, muoviti. Francesco, per piacere, adesso basta, vai a dormire. Quante volte te lo devo dire? Poi smettila di mangiare sempre quelle schifezze. Tu non dire mai niente a tuo figlio,
patate. Cosa? Oh, ma che ha detto? È la merenda che fa crescere in fretta. Già, perché le patate non gli bastano più al signorino. Bi, mangiati un bibì. Mangia pure, mangiati un bibì. Questa è una delle tue canzoni, adesso gliene insegni anche ai bambini. Antonio, vedi che io questo bibì non l'avevo mai sentito in vita mia. No, guarda, quella è una delle tue cretinate. Una delle cretinate che canti a teatro. Ma vedi che quello l'avrà sentita alla radio. Ma quale radio? Non ce l'abbiamo la radio noi. Ma come, la tiene tua sorella? Ma è un anno che non andiamo da mia sorella, è un anno. Senti, Antonio, come te lo devo dire? Io questa canzone non la conosco, va bene? Guardami in faccia, Maria. Tu hai portato Bruno alle prove, eh? È bugia. E poi pure se fosse. Hai visto? Allora è vero. Vabbè, una volta sola l'ho portato, e allora che c'è di male? Non bastava un artista in famiglia, adesso vuoi rovinarmi anche il figlio. Ma come rovinare? Quella è una creatura pure dritta a svagarsi un poco, no? Quale creatura? Quello ha 6 anni, deve andare a scuola. Ma senti a queste, chi è che l'ha mandato fino a mo' a lavorare alla pompa di benzina? Lavorare, non esageriamo, eh? Bruno, quando è occupato, si diverte. Beh, allora cerca di divertirti un poco pure tu adesso, va bene? E non sbattermi la porta in faccia, hai capito? Non sbattermi la porta in faccia! Non l'ho sbattuta io, ce la corrente dai! Maria, stai calma. Maria, stai calma, non farmi arrabbiare. Stai calma! Io sto calmissima! Mangiate un bibì. Bibì, mangiate un bibì. Mangia pure, mangiate un bibì. Siete venuti a trovare? Hai perso qualcosa? No, stavo cercando Paolo. Il bambino? Il bambino dove sta? Ma dove vai, bellezza in bicicletta? Così di fretta pedalando volando. Le gambe snelle, le belle, mi hanno già messo da passione. Che mi dovete dire, Donita? Ma Maria, ma con 2 figli, ma tu vieni a perdere tempo qui dentro. Sandra! Sandra, fai venire a Ci ho chiesto a tirare sulle Ma dove vai, bellezza in bicicletta? Non avvettare, sta poco sul mio cuore. Lascia la bici, dammi i tuoi baci, e tanto bella fa l'amore. Brave! Maria, ma ti vuoi sbrigare? Ma dove vai, bellezza in bicicletta? Così di fretta pedalando con ardore. Su, quelle cose! Dormite belle, che hanno già messo la passione dentro il cuore. Ma dove vai, con i capelli al vento? Ho capito, Donita. Me ne vado a casa.
No, ma voi siete bravissimi. Complimenti. È un bellissimo spettacolo. Avrà un grande successo. Maria! Teneva 8 lampadine e attorno tutti i fiori e le foglie di lino. Ma un vetro così scintillante che quello pareva perla. E poi, quando si accendeva, si illuminavano tutti i muri. Andiamo! Muoversi, dai, su! Vai, ciao! Ciao Luigi! Dai, andiamo! Fuori! Mario! Dai, beve! Muoversi a casa! Mammina tua ti deve profumare, ti deve fare bello che sta arrivando papà. I want you, my darling, I need you. Oh, let my dreams come true. I need you, I'm dreaming, I want you. My darling, I love you. My darling, I love you. Tuffati anche tu nella freschezza.
Calma, calma, è soltanto andata via la luce. Tutti in studio. Aspettiamo ordini dalla regia, fermi. Ma la presentazione dell'Armée des Ombres c'era tutta, no? Non dobbiamo rifarla. Uffa, qua si fa notte. Proprio questa sera che avevo a cena mia suocera. Ma cos'è successo, eh? Non lo so, è andata via la luce in tutto il quartiere, la prima volta. Per fortuna è andata via durante la pubblicità, sa, non vorrei che il pubblico perdesse... Ma so cosa succede? Signorina, signorina! Ecco, ho trovato una torcia, la tengo accesa io. Ma io Melville non lo rifarei, vado a prendermi Lubitsch. Va bene, dottore, la scheda, vero? Beh, certo non lui in persona. Signorina? Signorina? Se perdi il treno, dormi a casa mia. E mia suocera? Dorme con tuo marito. Sì. Nichetti? Ma dove sei cacciato, Nichetti? Nichetti? E da voi no? Non lo so, com'è possibile? Qui siamo tutti al buio. Ma certo, mamma, siamo andati prima sulla strada e non c'è luce dappertutto. Sì, mi figurati. Ah! Oh, finalmente è tornato in questo momento. Scusami se ti ho disturbato, ma mi hai preso una paura. Sì, è ritornato tutto, anche il televisore. Allora, cos'è successo poi? Ha rubato il lampadario? Si vede che avrà paura anche lui di restare senza luce, cosa vuoi che ti dica? Ah, scusami mamma, sì, è vero, mi sono dimenticata. Sono piaciuti tutti i tuoi tortelli di zucca, sì, forse un tantinello troppo dolci, no? No, figurati, Massimo, ti dico, ne hai mangiati 2 piatti? Ah, va bene, grazie mamma, glielo dico, ciao. Massimo, la mamma ci manda altri tortelli di zucca, non potevo certo dirle che, dai, facciamo come l'altra volta, le diamo alla signora Maria, su. I want you, my darling. I need you. All of my dreams come true. I need you. I'm dreaming. I want you, my darling. I love you, my darling. I love you. Aiuto! 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 Help. Thank you. Oh, I don't know how to thank you. È arrivato papà. Mi raccomando, giovanotto, fai la guardia alla pasta asciutta, Oh, è Bruno, è papà? E come, non ti è passato a prendere? Povero papà, hai visto? Il primo giorno di lavoro e già gli fanno fare gli straordinari. Che il papà che te li amo. Oh, ma sei proprio fatta una schifezza oggi, Andiamoci a lavare, corri. Che sembri come uno spazzacamino. Vieni, che ti faccio una faccia nuova, mamma. Sei un capolavoro d'arte, sei. Oh, stasera quando viene tuo padre non ci deve riconoscere, deve dire: ma chi è questo bambino? Ma chi è questa meraviglia? Paolo, oh, non toccare la pasta asciutta, che fai? Antonio! Ciao, Antonio. Ciao. Scusa, ma la giacchetta che fine ha fatto? Good evening. Thank you, ma'am.
Cosa fai l'impalata? Dale una sedia. È un ospite. What a funny lamp this is. I don't think I've ever seen a lamp like that before. Thank you. Pure forestiera se l'è presa. E tiene anche il coraggio di portarsela dentro a casa. Maria. Mezza nuda davanti alle creature. Maria, che c'è un equivoco, Maria, Che schifo. Ma come che schifo? Maria. Che schifo. No, Maria, non fare così. Stammi a sentire invece. È stato un incidente. Ma io faccio una pazzia. Ma che pazzia, stammi a sentire. Io ero giù al fosso, no? L'ho distesa sulla riva. E me lo vieni pure a raccontare. Ma che stavi a fare giù al posto con una signorina di questo genere? No, Maria, non devi pensare male. Maria, Maria, Maria. I have a little brother just like you. So you understand what's happened. Ma non hai capito niente, Maria. Io ho capito pure troppo. No, non mi stai a sentire. E non gridare in casa mia, davanti ai figli miei. Io sto parlando sottovoce. Te ne sei andata con una svergognata. Che hai trovato non lo so dove, in mezzo a un fosso. Dove l'hai trovata, eh? Hai fatto le schifezze con una svergognata. Forestiera in mezza nuda. E non me lo devi neanche dire quello che hai fatto. Per rispetto dei figli miei. Oh, God, what a fight. Parents always fight like this. Dica, signorina, What? glielo racconti lei cosa è successo. Se non vuoi sentire me, ascolta lei almeno. Glielo dica lei, signorina, cosa è successo. Glielo dica lei. Stai a sentire cosa ha da dirti. Ascoltala. Listen, all I know is I was making a commercial. Next thing I know, I dive into the swimming pool and I arrive in a river. I was screaming, and I don't know where I was. Then this man came along and saved me. I don't know what happened after that. Next thing I remember is that I was really cold. He gave me his jacket. Listen, I don't know what's happened. I'm just as confused as you are. I really don't know. Vabbè, ma io a questo non la capisco come parla. Anch'io non la capisco, ma ti sta dicendo che stava annegando al fosso. Io l'ho salvata, l'ho tirata fuori. Non l'avevo mai vista prima, non so neanche come si chiama, Maria. Non so neanche come si chiama. Io mi chiamo Bruno. Oh, Mr. Bruno. My name's Heidi. Maria. Io mi ero fatta tutta bella oggi. E mi ero messa pure sto pettinino, vedi? Poi avevo lavato a Bruno, avevo lavato pure a Paolo. E dico, perché quando viene papà lo dobbiamo festeggiare o no? Anch'io ti volevo festeggiare, Maria, sai. Ti ho portato un lampadario, grosso, come quelli che piacciono a te, col vetro che sembra perla. Veramente, Antonio? Sì. E dove sta? Dov'è? Non c'è. Eppure l'ho portato sul manubrio, sono sicuro. Fino al fosso ce l'avevo. E certo, al fosso. Quando ho tirato fuori la ragazza, devo averlo perso al fosso. L'ho perso. Antonio, perché mi dici le bugie? E non ti ho detto le bugie, Maria. Ti ho detto la verità. L'ho perso al fosso. Io non ti credo. Te lo giuro, come non mi credi? Io non ti credo più ormai. Senti, andiamo, andiamo. Ti porto al fosso. Vedrai che lo troviamo, sto lampadario. Era un lampadario bellissimo. Era un lampadario bellissimo, Maria. Vedrai che lo troviamo. Aveva le lampadine, le gocce, proprio come quelli che piacciono a te. Se lo troviamo mi devi credere, però. Io faccio una pazzia. Ma che pazzia? Vai, Maria, vai. Io faccio una pazzia. What's happening? Lampadario. I don't understand. What is that? Lampadario! Lampadario. Ah, ecco. Guarda, Maria, guarda. È proprio qui che l'ho trovata. Guarda, io sono sceso da qua. Ehi, c'è il bastone. Col bastone l'ho salvata. Guarda, Maria. Maria, era questa. Maria, con questo bastone l'ho salvata. L'ho messo in acqua e l'ho tirata a riva. Il lampadario non deve essere lontano. Sarà caduto da qualche parte. Qui intorno. Forse è rotolato. È rotolato in acqua, magari. Antonio, ancora mi dici ste fesserie tu? Oh, Maria, ti ho detto la verità. Guardami, guardami, Maria. Non mi toccare, Antonio. Non mi toccare mai più.
Maria, non mi piace. Non mi piace con quegli occhi. Stai calma. Adesso lo trovi il lampadario, eh? Stai calma che lo troviamo. Io faccio una pazzia. Io faccio una pazzia. Maria, l'ho trovato! L'ho trovato, Maria! Maria! Cosa fai? Dove vai, Maria? Maria! 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 Oggi non dovete accontentarvi. Chiedete di più alla vostra lavatrice. Basta col grigio. Ridai i colori alla tua vita con Vial Blu in polvere. Vial Blu, ti ringrazio assai. Vial Blu! Vial Blu! Cos'è questa storia, eh? Questo non è il mio film. È tutto cambiato. Va interrotto. Si calmi, Katie, ci deve essere un equivoco. No? Quale equivoco? Quale equivoco? Glielo dica lei, eh? Glielo dica lei com'era la storia, la vera storia di Ladri di Saponette, del mio film. Glielo racconti. È la storia di un impenitente libertino, come si diceva una volta, che chiede di essere ricevuto da Mefistofele. Claudio? In realtà all'origine è una commedia ungherese di Laszlo questo Busfekete. il cielo può attendere, eh? Lubitsch 43. No, io parlavo di Ladri di Saponette, dove Antonio Piermattei aveva l'incidente che lo paralizzava. La moglie si prostituiva e i figli finivano all'orfanotrofio. Ma certo, Nichetti, il film con la fine tragica. No, la fine tragica l'ha fatta il mio film. Ma insomma, Nichetti, poi è cambiata così tanto la sua storia, dai. Totalmente, è cambiata tutta. Non si può mandare in onda un altro film, bisogna fermarlo. È possibile, mi dispiace, l'Ampex va da Roma. No, come da Roma? Da Roma. Ma allora bisogna fare qualcosa, non c'è tempo da perdere. Beh, senti Sandro, cosa ne diresti se andassimo tutti a casa? Studio libero! Studio libero! Signora, questo è diventato un mestiere impossibile. Ad ogni ciclo ci rimette una camicia nuova. Alto, fermi, fermi, fermi. Fuori, fuori, presto, presto. Fuori, fuori. Alla stazione, alla stazione. Ehi, ma guardate che è inutile cercare lì. Ma non può mica essere finita in mezzo al fiume, no? Ma... Guardate. Ecco, cercate un pochino più a destra, qui davanti alla pianta, quella pianta lì. Sì. Mi hanno detto che c'è una buca. Anzi, ci deve essere una buca proprio nella direzione di quel cespuglio lì. Lì sotto. Ecco, ma qui più verso riva. Sarà finita qui, tra le canne. È più logico, no? Ma... E allora, Piermattei, mi vuole raccontare che cos'è che è successo veramente? Ma brigadiere, gli ho già raccontata 10 volte. E io voglio sentirlo per l'11ª. Siamo arrivati ieri sera, saranno state le 11, 11:30. A fare cosa, Piermattei? Ma vogliamo prenderci in giro? Alle 11:30 di notte in un posto così, deserto? E andiamo. Lo dico, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Di la verità, figliolo. La verità per la tua coscienza. Che cosa ci faceva a quell'ora di notte in un posto così con Maria, lo giudice, in Piermattei? Sì, insomma, sua moglie. Cercavamo un lampadario, brigadiere. Gliel'ho già detto 10 volte, cercavamo un lampadario. Già, perché di lampadari se ne trovano molti in un posto così. Io a Maria gli voglio bene, davvero. Senta, dove l'ha comprato questo lampadario? E allora c'era almeno qualche testimone, non lo so, qualche donna. Eravamo soli. Lei e sua moglie litigavate spesso? Mai. Mai, o come in tutte le famiglie, anche Don Italo lo sa. Qualche volta, ma discussioni di nessun conto. Perché lei non litiga mai nella sua famiglia, eh? Non litiga mai, brigadiere. Dove mi fa portare? Brigadiere, sono innocente. Lo chiedo a Maria. Lei sa tutto. Sono sicura che non è morta. Me lo sento. Lasciatemi. Lasciatemi. Non lasciatemi. Che ne dice, padre? Maria. Li conosceva Maria. Sono innocente. Lei era una brava ragazza. Forse un po' ambiziosa. Voleva spingerlo verso facili guadagni, una borsa nera, una piccola delinquenza.
Forse una discussione, un momento di nervosismo. Però io sono sicuro, se è anche stato lui a gettarla in acqua, non voleva farle del male. Poveretta. Taxi? 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 Ma non c'è nessuno qui. Fa servizio solo la domenica. Vabbè, gli altri giorni? Gli operai non prendono il taxi per andare a lavorare. Dove deve andare? Che è alla fabbrica del vetro, alle 7:30. Ci passo proprio davanti, se vuole. Ma regge? Regge. Va bene. Guido io però, eh? Sì. Guido io. Via, vada. Qui questa notte hanno ammazzato una donna, una storiaccia. Lui uno della Borsa Nera. Ammazzata perché si rifiutava di prostituirsi. Ma lei chi gliela raccontate questa fesseria, eh? La mia portinaia ha un figlio carabiniere. Ma stia zitto e pedali. Pedali, per favore. Frena. Eccoci qua. Io sono arrivato. È stato molto gentile. Le devo qualcosa? Vabbè, mi ricorderò del suo personaggio nel mio prossimo film. Bravo. Tu non sei Pier Mattei? Certo che non sono Pier Mattei. Anzi, lo sto cercando, non è che l'avete visto. Sì, una spiegazione. Voi non sapete chi sono. Sei un amico di Pier Mattei. E allora sei anche tu un ladro. Ma Antonio è una persona onesta. 10 anni che sono qui e non c'è mai stato un furto. Noi siamo onesti. Pier Mattei ha rubato un lampadario. Ladro! E dove posso trovarlo, eh? Dove abita? Se sapevamo dove stava eravamo già andati noi a trovarlo. Chiedilo a quel suo amico prete. Sì, quello che l'ha raccomandato. Sì. Già, Don Italo. Come ho fatto a non pensarci prima? La chiesa di Don Italo. Don Italo! Alla chiesa di Don Italo! Mi porti, presto! Questa notte qui hanno ammazzato una donna. Lo so, mi avete già rotto le palle con questa storia. Cerchi di pedalare, per favore. Buongiorno, Don Italo. Ma chi sei, figliolo? Non ti ho mai visto qui. Io invece la conosco molto bene. Posso fare qualcosa per te? Sì, avrei bisogno, padre. L'indirizzo di Antonio Pier Mattei. Antonio e Maria sono parrocchiani suoi. Hanno 2 bambini, uno un po' più alto. Se li ricorderà senz'altro. La famiglia Pier Mattei, dove abita? Ma hai saputo che cosa è successo? Che brutta storia.
No, padre, mi scusi, la storia era completamente diversa. Non cominci anche lei a fare del disfattismo. Non critichi le storie prima di averle viste fino in fondo. Non si fa così, Ti do l'indirizzo. Se no, sa cosa le dico? La prossima volta farò una bella inquadratura sul nome della via, così non devo chiedere niente a nessuno, va bene? I Pier Mattei abitano o abitavano in via Ugo Tommei al 4, a Calvairate. Grazie mille, Don Italo. Gentilissimo. Posso fare qualcosa per sdebitarmi con lei? Certo, puoi lavare il pavimento. Basta una tassatina. Bruno oggi non verrà. Non posso biasimarlo con tutto quello che è successo, poverino. Ah, tu che sei più alto, dai una pulita anche ai vetri, sono così sporchi. Pubblicità. Mai più il risciacquo e il secchio, dimentica lo sporco vecchio, pulito e igiene senza fatica, Ajax ed è già finita. Igiene sì, fatica no. Ma tu chi sei? Sono un amico di famiglia. Li conosco come i miei figli, li conosco. In questa casa poi potrei muovermi a occhi chiusi. Qui c'è il bagno, qui c'è la cucina, qui c'è la camera da letto e lì. Dov'è la bicicletta? L'ho venduta. Ma come l'hai venduta? Tu con le ruote della bicicletta dovevi costruire una sedia a rotelle per tuo padre paralitico dopo l'incidente. Ma mio padre sta bene. Male. Invece doveva essere investito da un camion mentre tornava a casa dalla fabbrica col lampadario sul manubrio della bicicletta. E tua mamma, per aiutare la famiglia, doveva darsi alla vita. Cosa? Sì, vabbè, tu la vita adesso non sai queste cose, sei ancora piccolo. Tu e tuo fratello, il piccolino, venivate portati all'orfanotrofio. Non fare quella faccia. L'orfanotrofio era solo nella scena finale. È un colpo di teatro, praticamente sui titoli di coda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bruno. Happy birthday to you. Ma scusi, lei è ancora qui? Non c'entra niente con questa storia, deve tornare nella pubblicità. Oh no, ormai sono nel cinema, ci rimango. E sa anche parlare italiano? Sì, Bruno è il mio professore, my teacher. Oh God, ci divertiamo insieme. We having a good time together. Ragazzi, non scherziamo con queste torte e non prendete iniziative. Qui il regista sono io. Oh my God, you're the director. I've always wanted to meet an Italian director. Listen, I love your movies. And the black and white, God, it's just great. I'd really like to work with you here in Italy, except for the only thing I know how to say is ti amo. Ma dov'è tuo padre, In prigione. In prigione? Ma com'è successo? Sta bene almeno? Sta bene, mangia, dorme, non lavora, come quando era a casa. Ho capito. Io devo rimettere ordine in questa storia. Voi due non vi muovete di qui, E tu ricordati, per il bene del film, ti piaccia o no, finirai all'orfanotrofio. E tu rimani qui. Locatelli Paolo. Paolo Locatelli. Si sposa Caputo. Ah, Caputo. Come hai detto che si chiama? Locatelli Paolo. Si sposa da Caputo. Pier Mattei, Antonio Pier Mattei, è stato arrestato ieri per un errore. No, aveva preso in prestito un lampadario nella fabbrica dove lavorava. L'ha rubato? No, non l'ha rubato. Era un pensiero gentile per la moglie, poi l'avrebbe restituito. Un'idea di sceneggiatura. Brigadiere, Cosa c'è? per il matrimonio di Caputo. Ma non vedi che sto lavorando? Sì, signore.
Brigadiere, l'avrebbe riscattata con le trattenute sulla paga, perché Antonio è una persona onesta. Sì, una persona onesta che ha negato la moglie. Ha negato la moglie? Quando? Dove? A Inversago. Inversago. Potroni, ci sarebbe da andare al comizio con 2 macchine, ci vada lei. Brigadiere, veramente io avevo la pratica Pier No, Mattei. no, no, a quella ci penso io, me la dia. D'accordo? Brigadiere, se si ritrova il lampadario, io sono sicuro di poter recuperare la mia storia dal punto in cui si era incasinata. Senti, questo lampadario te lo cerchi da solo, va bene? Ma dove posso andare a cercare? Ma che ne so, un lampadario non cammina mica, no? Sarà in qualche casa. Ma io non posso mica entrare nelle case, no? Siete voi che avete i mandati di perquisizione. Adesso io dovrei far perquisire tutta la città? Non lo so, mi devo arrangiare allora. Guarda, va bene così, la denuncia l'hai fatta, va bene così. Buonasera. Brigadiere. Sì? Caputo? Un biglietto da 10.000 lire. È per Caputo, no? È un mese di stipendio. Ma cosa dici, un mese di stipendio? Scusi, uno si sposa una volta, le vorrà dare almeno 10.000 lire, no? Dove l'hai prese? Dove l'ho prese? Dove vuole che l'abbia prese? Vedere? Guarda, quanti, guarda. Sono falsi. No, sono falsi, per favore. Ma non l'ho mai visti? Ma non scherzi, non l'avrà visti lei, ma sono veri. Portalo via. Ma come portalo via? Mi ridia il mio portafoglio. falsi. Mi ridia il mio portafoglio. Guardi Sono che lei falsi. sta prendendo un granchio. Qui c'è un equivoco. Ci vediamo in carcere intanto, Lei poi sta faremo i prendendo conti. un granchio. Sono falsi! Donitalo! Donitalo, le devo parlare, sono il Bruno. Cosa? Ma sei sicuro? Ma allora non c'è tempo da perdere. Dobbiamo andare. Corriamo. Dai, vieni con me. Corri, Corri. Non potete chiudermi qui dentro. Nel mio film non ci sono carceri, neanche avvocati. Chi mi difende adesso? Non gridare. Chi mi difende adesso? Non gridare, tanto non serve. Non serve a niente. Antonio, anch'io sono qui per un'ingiustizia. Ma come sei finito qui dentro? Dicono che ho ammazzato mia moglie, Maria. Ma Maria non è morta. Sì, lo so. Anch'io ne sono sicuro. Ma finché mi tengono chiuso qui dentro, non posso certo andare a cercarla. Vedrai che si chiarirà tutto. Hai fiducia nel cinema? Ma chi c'ha tempo di andare al cinema? Forza, su, prendi le tue cose. Sei libero. Grazie, brigadiere. Ero sicuro che questo equivoco si sarebbe chiarito. No, non tu. Pier Mattei, andiamo. Brigadiere, avete trovato Maria? No, ma Donitalo ha ricevuto una confessione che ti scagiona. Donitalo. Antonio. Donitalo. Allora sono libero. Donitalo. Brigadiere, e io? Per te invece le cose si mettono male, omicidio premeditato. Donitalo ha raccolto una testimonianza dal piccolo Bruno. L'ergastolo non te lo toglie nessuno. No, scusi, brigadiere, non scherziamo, non scherziamo. Perché avrei dovuto ammazzare Maria? Mi scusi, Maria è il mio personaggio preferito. E poi, se mi permette, Maria che si prostituisce per sfamare i figli. Era il pezzo forte del film. Scusi, Adesso all'orfanotrofo mangiati tua sorella. Bruno, fermo! No, che c'è il bambino! Presto, inseguilo! Aperitivo a base di carciofo, contro il logorio della vita moderna.
Aperitivo a base di carciofo. Contro il logorio della vita moderna. Ma cosa fai qui dentro? Devi tornare nel film. A quest'ora dovevi essere all'orfanotrofio. Bella schiuma, enigma. Enigma è tanta schiuma per te, accarezza la tua pelle. Tanto Oggi non dovete accontentarvi. Chiedete di più alla vostra lavatrice. Basta col grigio. Ridai colore alla tua vita e a quella dei tuoi figli. Via blu! Via il blu. Per una vita tutta a colori. Si è già finita. Igiene sì, fatica no. Ma cosa stai facendo, Maria? Ma come che faccio? Canto! Ma canti, devi tornare a casa, ti stanno cercando tutti. Io in quello squallore di vita non ci torno più. Ma la tua famiglia, la tua storia sono dall'altra parte. Io voglio una vita tutta a colori. Bruno! Mai più il risciacquo e il secchio, dimentica lo sporco vecchio, pulito e igiene senza fatica. Aia, si è già finita. Sarà, ma io mi sento peggio a fare questi esercizi. Non lo so, ma mi agito di più. Forse sbaglio qualcosa. Ma cos'è quello, il film o la pubblicità? Dai, Carlina, se in bianco e nero il film, se a colori la pubblicità, no? Fatti un po' in là. Oh, speriamo che almeno finisca bene, perché io le storie tristi non le sopporto. Antonio, non disperarti se il Signore ha voluto chiamare Bruno vicino alla sua mamma. Dei buoni e dei puri di cuore il regno dei cieli. Sia fatta la volontà del Signore. Credimi. Credimi, Antonio, loro adesso stanno meglio di noi. Requiem aeternam dona est Domini. Antonio! 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 Non ho bisogno di niente, Donitolo, non ho proprio bisogno di niente. No, io non ti lascio solo, Antonio. Come la voce di Dio che non abbandona i suoi figli più disperati. No, Donitolo, ho solo bisogno di rimanere solo. Ho solo bisogno di rimanere solo. Non fare pazzia, Antonio, non fare pazzia. Solo il Signore può darci e toglierci la vita. Non mi ammazzo. Stia tranquillo che non mi ammazzo. Antonio, ti prego. Io di qui non mi muovo stasera, non ti lascio solo. Antonio! Oh, I'm sorry, I started to eat. Qui non arrivava più nessuno. Allora Maria l'hai uccisa tu? Oh, Domine, non son degnos. Domine, non son degnos. Donitolo, c'è un equivoco, eh. Guardi che io non... Johnny, are you coming or not? Sì, la mamma è andata in cielo. È andata in cielo con Bruno, ma ritorna, sai. Tornano. E se poi non tornano, li andiamo a raggiungere noi. Antonio, io vado. E tu sai dove andare?
No, cerco di lavorare in moda. Il cinema adoro, Antonio. Ho soffrito troppo. Ma è la mia vita. Antonio! Antonio! Maria! Antonio! Maria, ma dove sei stata? A fare un poco di spesa. Cretina che sono. Questi due che si baciano, io non sono fatta così, mi commuovo subito. Che carini. Oh my God, look, cornflakes! Cornflakes for the morning! And salad for the salad. You know, isn't this just great? God, look. Avanti, avanti, qui c'è posto. Mandate qui i carrelli. Avanti, avanti, avanti. Ecco, bene. Maria, ma dove hai preso i soldi? Ma quali soldi, Antonio? La bastava riempire i carretti. Guarda, guarda che sorta di abbondanza. For the pasta! Oh, the pasta! Ma questa chi è? Non recita male, vero? Cosa vuoi aver capito tu che hai letto il giornale tutto il tempo? Piuttosto metti letto Francesco, guarda come si è addormentato, sembra figlio di nessuno. Franceschino. Ciro, andiamo a Mamma mia. Ah, Maria, quanta roba hai comprato? Ho preso tutto, Antonio, ho preso tutto. Guarda, guarda che abbondanza che ti ho portato. Signora? Ma qui sono andati via tutti. Ehi! Ehi, voi! Ehi! Sono qui dentro! Voglio uscire! Non lasciatemi qui dentro, sono chiuso qui dentro! Non andate a dormire! Signora! Voglio uscire! Non lasciatemi chiuso qui dentro! Voglio uscire! Signora! Signora, venga, venga! Voglio uscire! Io non devo stare qui dentro, devo uscire! Fatemi uscire!